Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Nel tutorial di oggi analizziamo la sintassi di due funzioni molto utili di Excel per modificare il testo: rimpiazza e sostituisci. Queste funzioni ci permettono di modificare parti specifiche di una stringa, sostituendo caratteri o parole in modo semplice e veloce. Mediante alcuni esempi pratici cerchiamo di capire insieme come utilizzarle al meglio e quali sono le differenze principali fra di esse. Iniziamo! La funzione rimpiazza serve per modificare una parte di testo in base alla sua posizione all'interno di una stringa. Come vedrai dai prossimi esempi, è possibile modificare il testo che si trova all'inizio, all'interno oppure alla fine di una stringa. È inoltre possibile inserire il testo all'inizio, all'interno o alla fine di una stringa, lasciando la stringa invariata. Questa funzione è utile quando vuoi sostituire una parte precisa di testo in base alla posizione all'interno della stringa. Per poter utilizzare questa funzione, devi indicare da quale carattere iniziare e quanti caratteri sostituire con un nuovo testo. In questo primo esempio vogliamo sostituire il prefisso telefonico internazionale sostituendolo con 3 asterischi all'inizio del numero di telefono. Possiamo ottenere questo risultato utilizzando la funzione rimpiazza, la cui sintassi prevede 4 argomenti, tutti obbligatori. Inseriamo dunque tale funzione in cella B2 e come primo argomento il testo precedente selezioniamo la cella contenente il testo da modificare. Dopo aver digitato punto e virgola, dobbiamo specificare l'inizio, cioè la posizione da cui vogliamo iniziare a rimpiazzare il testo, nel nostro caso la posizione numero 1, cioè il primo carattere. Digitiamo di nuovo punto e virgola e specifichiamo il numero di caratteri da rimpiazzare, nel nostro caso i primi 3 caratteri. Dopo aver digitato 3, premiamo di nuovo punto e virgola. Dobbiamo ora inserire il nuovo testo. Come già detto, vogliamo inserire 3 asterischi, che vanno inseriti fra virgolette poiché si tratta di testo. Chiudo le virgolette, chiudo la parentesi e premo invio. Copiando infine la formula verso il basso, ottengo il risultato desiderato. Vediamo ora come rimpiazzare alcuni caratteri all'interno di un testo. Dato un elenco di numeri di cellulare, il nostro obiettivo è quello di criptare i numeri, visualizzando solamente il prefisso telefonico internazionale e nascondendo tutte le cifre 8, tranne le ultime 2. Ti mostro la funzione già inserita. Ho utilizzato la funzione rimpiazza e come primo argomento, il testo precedente, ho selezionato la cella A2. Come secondo argomento ho digitato 5, poiché devo inserire gli asterischi a partire dalla quinta posizione. Infatti, come puoi notare, prima del primo asterisco ci sono un più, 2 cifre e uno spazio, e quindi il primo asterisco si trova proprio in quinta posizione. Come numero di caratteri, come da richiesta, ho digitato 8 e come nuovo testo ho inserito 8 asterischi fra virgolette. Premendo invio e copiando la formula verso il basso, ho ottenuto il risultato desiderato. Vediamo ora come si rimpiazza il testo che si trova nella parte finale di una stringa. Dato un elenco con informazioni poco omogenee relative alle date di nascita, infatti di alcuni dipendenti c'è solo l'anno, di alcuni c'è la data esatta e di alcuni conosciamo solamente il mese e l'anno di nascita, dobbiamo riuscire a nascondere tali informazioni, in modo da tutelare la privacy dei dipendenti. In questo esempio possiamo notare come il numero dei caratteri rimpiazzati possa essere diverso dal numero dei caratteri che li andranno a sostituire. Per rimpiazzare il testo che si trova alla fine di una stringa, puoi utilizzare questo piccolo trucco. Siccome il numero dei caratteri da rimpiazzare è incognito, puoi digitare una cifra abbondante, ad esempio 50. Nella funzione che ho inserito, ho chiesto a Excel di trovare la posizione di questo trattino. Una volta individuata questa posizione, ho chiesto a Excel di spostarsi di 2 caratteri verso destra e di rimpiazzare tutti i caratteri da qui fino alla fine della stringa con 4 asterischi. Ti mostro ora cosa ho fatto nel dettaglio. Utilizzando la funzione rimpiazza, come primo argomento ho selezionato la cella A2.
Come inizio, utilizzando la funzione trova, ho chiesto a Excel di trovare il trattino in cella A2. Individuata la posizione del trattino, ho aggiunto 2 in modo da individuare la posizione iniziale della data. Da questa posizione, come già detto, ho rimpiazzato 50 caratteri, cioè tutti i caratteri dall'inizio della data fino alla fine della stringa, e li ho sostituiti con 4 asterischi. Come puoi notare, la parte di testo che si trova dopo il trattino, di qualunque lunghezza essa sia, è stata sostituita con 4 asterischi. La funzione rimpiazza, oltre a rimpiazzare il testo presente all'inizio, all'interno o alla fine di una stringa, permette anche di inserire testo all'inizio, all'interno o alla fine di una stringa senza rimpiazzare nulla, cioè lasciando la stringa invariata. Lo vediamo nel prossimo esempio. Dato un elenco di numeri internazionali, voglio riuscire ad inserire del testo all'inizio, all'interno o alla fine del numero, lasciando invariate le cifre del numero stesso. Il trucco per ottenere questo risultato è il seguente. Devi utilizzare la funzione rimpiazza e come numero di caratteri non devi digitare nulla. Per rimpiazzare il testo all'inizio, devi utilizzare la funzione rimpiazza, selezionare la cella contenente il primo numero telefonico, specificare come inizio il valore 1, cioè il primo carattere della stringa, e successivamente digitare 2 volte punto e virgola in modo da passare immediatamente al quarto argomento. Ora devi digitare il testo da inserire fra virgolette e premere invio. Per inserire invece un testo all'interno del numero, ad esempio un trattino seguito da uno spazio a partire dalla quinta posizione, in modo da separare il prefisso internazionale dal numero vero e proprio, puoi utilizzare nuovamente la funzione rimpiazza, selezionare la cella A4, digitare come inizio il numero 5, digitare 2 volte punto e virgola in modo da evitare di compilare il terzo argomento e come nuovo testo, quarto argomento, puoi inserire trattino spazio fra virgolette. Ed infine, per inserire questi 3 slash alla fine di un testo, puoi usare questo trucco. All'interno della funzione rimpiazza, seleziona di nuovo il numero presente in cella A4. Come inizio, siccome non sai la lunghezza effettiva del numero oppure del testo cui vuoi accodare i 3 caratteri slash, puoi digitare un numero abbondante, ad esempio 50. Digita ora 2 volte punto e virgola in modo da non inserire il numero caratteri e come nuovo testo inserisci 3 slash fra virgolette. Come avrai notato, in tutti questi 3 esempi non è stato inserito il terzo argomento della funzione rimpiazza e questo ci consente di inserire testo all'interno di una stringa senza rimpiazzare nulla. Come avrai notato, in tutti gli esempi proposti i numeri sono generati casualmente e variano ogni volta che si cambia il testo di una cella oppure ogni volta che si preme il tasto F9. Questo ci consente di verificare immediatamente con vari test la bontà delle formule inserite. Quando vuoi sostituire un testo specifico all'interno di una stringa con un altro testo indipendentemente dalla posizione, puoi utilizzare la funzione sostituisci, utile anche nel caso in cui tu voglia sostituire parole o caratteri ricorrenti. Questa funzione prevede 3 parametri obbligatori e uno facoltativo. In questo esempio vogliamo modificare il nome dei video presenti sul canale InfemMath sostituendo il vecchio nome, ad esempio video IM156, con il nuovo nome InfemMath 156. Mi posiziono dunque in cella B2 ed inserisco la funzione sostituisci. Come primo argomento, il testo, seleziono la cella contenente il testo da modificare, digito punto e virgola e passo al secondo argomento. Il testo precedente è la parte di testo che voglio sostituire, che nel nostro esercizio è video IM. Digito dunque video IM fra virgolette e successivamente punto e virgola per passare al terzo argomento, il nuovo testo. Il nuovo testo è InfemMath seguito da uno spazio. Dopo aver digitato il nuovo testo, chiudo la parentesi e premo invio, ottenendo così il nuovo nome che posso copiare verso il basso, ottenendo tutti i nuovi nomi. Dunque, come avrai notato, l'utilizzo base di questa funzione è molto semplice. È sufficiente selezionare la cella contenente il testo da modificare,
digitare il testo che si vuole sostituire e successivamente digitare il nuovo testo. Ti mostro ora alcune applicazioni utili e successivamente analizzeremo anche l'utilizzo dell'ultimo parametro, il parametro occorrenza. Dato l'elenco degli allievi di un corso di informatica, assegna ad ognuno un indirizzo email con estensione infoskill.edu. Per ottenere il risultato richiesto, innanzitutto dobbiamo ottenere un elenco minuscolo e lo possiamo ottenere utilizzando la funzione minusc. Selezioniamo tutto l'elenco degli allievi e premiamo invio. A questo punto dobbiamo sostituire lo spazio presente fra il cognome e il nome con un punto. Utilizziamo la funzione sostituisci. Posizioniamoci qui immediatamente dopo l'uguale e digitiamo sostituisci. Selezioniamo la funzione e dopo il primo argomento che risulta già inserito, digitiamo punto e virgola. Come testo precedente inseriamo uno spazio fra virgolette e digitiamo di nuovo punto e virgola. Come nuovo testo inseriamo un punto, sempre fra virgolette. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio. Ora dobbiamo generare l'estensione e possiamo farlo mediante l'operatore di concatenazione ampersand. Digitiamo fra virgolette @infoskills.edu e premiamo invio, ottenendo così il nostro elenco di indirizzi mail. In questo esempio abbiamo sostituito un singolo carattere, lo spazio, con un altro carattere singolo, il punto. La funzione sostituisci però può sostituire anche parole oppure porzioni di frase di lunghezza diversa. Lo vediamo nel prossimo esempio. Un'azienda deve effettuare lavori di manutenzione al terzo piano, codice P3. Pertanto la merce viene trasferita al piano terra, PT, e bisogna cambiare i codici in modo che al posto di "-P3- compaia la scritta PT con 5 asterischi all'inizio e 5 alla fine, che aumenteranno la lunghezza dei codici in modo che la merce trasferita sia facilmente individuabile. Ti mostro la formula già inserita. Utilizzando la funzione sostituisci, ho selezionato come primo argomento la cella A3, come testo precedente "-P3- e come nuovo testo 5 asterischi, PT e 5 asterischi. Ti voglio far notare due cose importanti. Oltre alla diversa lunghezza fra il testo precedente e il testo successivo, se qui nel testo precedente avessi digitato P3 con la P minuscola, premendo invio e copiando la formula verso il basso, Excel non avrebbe sostituito proprio nulla, poiché la funzione sostituisci è case sensitive. La seconda cosa che ti voglio far notare è che la funzione sostituisci non restituisce errori. Quando non trovo il testo da sostituire, semplicemente restituisci il testo originale. Vediamo ora a cosa serve il quarto argomento facoltativo, l'argomento occorrenza. Per facilitare la lettura dei codici, devi sostituire il secondo trattino con il simbolo speciale freccia a destra, preceduto e seguito da 3 spazi. In tal modo il modello e l'anno saranno separati dalla posizione che il prodotto occupa in magazzino. Ti mostro la formula già inserita. Ho utilizzato la funzione sostituisci e come primo argomento ho selezionato la cella A3 contenente il codice prodotto. Come testo precedente un trattino, come nuovo testo la freccia preceduta e seguita da 3 spazi e come quarto argomento l'occorrenza ho digitato 2, poiché sono andato alla ricerca del secondo trattino. In tal modo verrà sostituito solamente il secondo trattino. Se invece non avessi digitato il quarto argomento e avessi premuto invio, sarebbero stati sostituiti tutti i trattini con delle frecce a destra. Il quarto argomento della funzione sostituisci consente dunque di stabilire quale occorrenza del testo dovrà essere sostituita. Per quanto riguarda invece l'inserimento del simbolo freccia a destra, puoi procedere in questo modo. Digita tasto di Windows più il punto. Qui nella barra di ricerca puoi scrivere freccia a destra. Comparirà questo simbolo e cliccando su di esso il simbolo sarà inserito. Come ultimo esempio ti mostro un utilizzo un po' particolare della funzione sostituisci. Quando si importa del testo da PDF oppure da siti web,
oppure semplicemente quando si digita Alt più invio per andare a capo nella stessa cella, compaiono caratteri speciali che sono difficili da rimuovere. Ad esempio, utilizzando la funzione libera, viene rimosso il carattere numero 10 che corrisponde ad Alt invio, ma il nome e il cognome risultano attaccati. Per eliminare il carattere numero 10, corrispondente ad Alt invio, possiamo utilizzare la funzione sostituisci. Selezioniamo come primo argomento la cella A4. Come secondo argomento chiediamo a Excel di cercare il codice carattere 10 e lo facciamo mediante la funzione codice.carat che ti spiegherò in un prossimo video e sostituiamo questo carattere con uno spazio digitato fra virgolette. In questo modo il ritorno a capo mediante Alt invio scompare e viene sostituito da uno spazio. Quando invece compare lo spazio non separabile corrispondente al carattere 160, la funzione libera non riesce a rimuovere lo spazio, mentre la funzione sostituisci sì. Puoi operare in 3 modi. Il primo modo è quello di copiare lo spazio presente fra due lettere, CTRL-C, e di inserirlo qui fra virgolette nel testo precedente della funzione sostituisci. Questo spazio non separabile verrà sostituito da una stringa vuota, virgolette virgolette. Premendo invio, come puoi notare, non è più presente lo spazio fra una lettera e l'altra. Il secondo modo è quello di digitare qui all'interno delle virgolette Alt 0160, che è il codice per inserire manualmente uno spazio non separabile. Il terzo modo invece è quello di utilizzare di nuovo la funzione codice.carat e di inserire al suo interno il valore 160. Excel cercherà lo spazio non separabile e lo sostituirà di nuovo con una stringa vuota, virgolette virgolette. Infine, quando sono presenti più caratteri speciali, ad esempio il ritorno a capo mediante Alt invio e lo spazio non separabile, la funzione libera fallisce, mentre più funzioni sostituisci nidificate l'una all'interno dell'altra consentono di eliminare tutti i caratteri speciali. Con la funzione sostituisci più interna viene rimpiazzato il ritorno a capo mediante Alt invio, sostituito con uno spazio, e con la funzione sostituisci più esterna vengono eliminati tutti gli spazi non separabili, codice carattere 160, mentre lo spazio regolare inserito in precedenza, che corrisponde al codice carattere 32, non viene eliminato e risulta frapposto, come puoi vedere, fra il nome ed il cognome. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!